Come ogni anno, nel periodo di Halloween, Benny from Benny Productions fa un contest dove invita tutti gli artisti che lo seguono a creare un'immagine, utilizzandone alcune da lui fornite. Il tema di quest'anno è la trasformazione, quindi dopo aver scelto una di queste tre immagini, Benny va trasformato in qualcosa di malvagio e spaventoso. Beh, è proprio quello che andrò a fare nel video di oggi. So, let's go into the Photoshop. Prima di tutto, creo il mio background. Prendo questa immagine ed inizio a ritagliare la parte che mi interessa per poi posizionarla nella mia composizione. Modificata la sua prospettiva, faccio lo stesso con quest'altra immagine. Ora ho bisogno di un cielo, quindi eccolo qua. Prima di iniziare a lavorare con il mio soggetto, vado a correggere la color del mio background per dargli un tono notturno. Fatto ciò, mi dedico alla trasformazione di Benny. La mia idea è quella di trasformarlo in un mix tra diavolo e demone, quindi, utilizzando un livello di tonalità e saturazione, vado a cambiare il colore della sua pelle in rosso. Ora, usando il filtro fluidifica, modifico la forma del suo orecchio rendendolo più a punta, proprio come un vero demone. Fatto ciò, diminuisco la saturazione dei suoi capelli e la prima parte della trasformazione è completa. Inizio a modificare il volto. Uso questa immagine per prendermi la bocca, poi, correggendo la prospettiva ed utilizzando un po' di warp, la immergo nel viso di Benny. Fatto ciò, ricavo da questo zombie una parte della sua faccia per farla coesistere con quella di Benny. Faccio lo stesso con la testa di quest'altro zombie. Ora utilizzo questo teschio adattandolo alla faccia di Benny e con un pennello molto leggero mostro solo la parte degli occhi. In seguito riutilizzo le immagini precedenti per aumentare la drammaticità del suo volto. Fatto ciò, uso questa immagine come texture per la pelle delle braccia. Ora, come ogni diavolo o demone che si rispetti, è necessario che abbia le corna. Quindi prendo questo elmo e con un paio di click il gioco è fatto. Oltre alle corna voglio anche che abbia delle grosse ali. So, eccole qua. Ora è il momento degli occhi. Prendo questi fantastici occhi rossi e li sostituisco ai suoi. Con questa immagine invece modifico il suolo davanti al mio soggetto in modo da renderlo più terroso ed in seguito dipingo le ombre sotto di lui. Come potete notare, la mano di Benny sembra sia posizionata su qualcosa, ma poiché non lo è, la posizioneremo noi. Prendo questa roccia e la colloco al di sotto della sua mano andando poi a creare le ombre necessarie. Fatto ciò, essendo un demone, voglio che le sue unghie siano degli artigli. Quindi, dopo aver ritagliato la parte interessata di questa immagine, andrò una ad una a ricreare le sue unghie. Ovviamente faccio lo stesso anche con la mano sinistra. E voilà, il gioco è fatto. Ora prendo questa texture e la applico alle sue braccia per dargli un maggior tono demoniaco. Fatto ciò, aumento un po' la luminosità del mio background ed in seguito dipingo le luci che si generano sul mio soggetto. Prima di andare avanti, la bocca non mi convince molto, quindi le apporto qualche piccola modifica ed in seguito andrò ad inserire al suo interno una vera e propria lingua demoniaca. Let's go!
Ora utilizzo questa immagine per ritagliarmi il sangue dalla bocca e posizionarlo sulla lingua del mio soggetto. Poi dipingo con il pennello schizzi di sangue sui suoi vestiti. Fatto ciò, curo l'illuminazione che si genera sulle corna e mi dedico ancora un po' alle luci e alle ombre della mia composizione. Ovviamente non possono mancare le particles che rendono il tutto più realistico. Ora, poiché la mano di Benny è quasi fuori la composizione, andrò ad applicarle un po' di sfocatura ed in seguito creo un bel filtro with Camera Raw Filter. Devo proprio dirlo, amo come questa trasformazione è uscita fuori. Come on, guarda qui, davvero molto figo. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like ed iscriviti al canale. Spero di vederti in my next video.